primo tempo, dopo il vantaggio, abbiamo avuto la possibilità di aumentare il bottino, ma non siamo stati precisi e bravi nel sfruttare le occasioni. E poi dopo l'episodio di Maia a freddo, molto probabilmente abbiamo perso un po' di ordine, un po' di precisione, e abbiamo ridato coraggio a una squadra che nel primo tempo, a parte la circostanza di João Pedro che nasce da una situazione di fallo su Chabot, non ha dato motivo di preoccupazione o di ragionare su un ribaltamento così netto della partita. Poi nel secondo tempo abbiamo rischiato di prendere anche altri gol, bisogna essere onesti nella disamina della partita, ma il rammarico è soprattutto, ripeto, per il primo tempo, dove una squadra che vuole portare a casa un risultato pieno deve sfruttare le occasioni avute, come anche nel secondo non concedere tutte le circostanze che abbiamo concesso, sapendo dell'importanza della gara. Però è inutile piangersi addosso, dobbiamo cancellare questa sconfitta con malincuore e pensare già al prossimo impegno, che ci vede un impegno molto difficile. Sicuramente gli episodi che hanno influito su una partita sono stati, ripeto, l'infortunio di Maia, ma non per crearsi alibi, perché sennò si potrebbe pensare che la responsabilità sia di chi sia entrato al suo posto, ma è un discorso generale di squadra per quanto riguarda il secondo tempo. E il fatto di giocare con un cartellino giallo è normale che magari può portarti a essere meno aggressivo, magari a volte a non poter far fallo, anche se devo dire, ma non lo dico per creare alibi su un risultato finale, perché la partita si poteva e si doveva portare a casa ugualmente. Nella circostanza del pareggio c'era un fallo su Ekdal, guarda caso già munito, e poi è normale che nel calcio è una questione di centimetri, perché Pavoletti per questione di centimetri lo teniamo in gioco, ma dobbiamo ragionare sul fatto che eravamo 6 difensori con un attaccante e gli abbiamo concesso di concludere in porta da solo davanti al nostro portiere. Credo che dall'inizio nel secondo tempo siamo stati non precisi e ci siamo messi in difficoltà da soli. È vero che magari l'atteggiamento del Cagliari un po' è cambiato, perché rispetto al primo tempo magari erano più aggressivi, ma nell'essere più aggressivi ti potevano concedere l'attacco della profondità, dove dietro 2/3 dei difensori non hanno qualità eccelse nella velocità. È chiaro che ha influito molto, come hai detto giustamente te, l'imprecisione e il disordine, che poi alla fine sono quelle cose che nel momento in cui sbagli un semplice passaggio e ridai coraggio ad una squadra in difficoltà, può succedere in Serie A quello che è successo nel secondo tempo. Ripeto, bisogna riflettere e sentirci responsabili di quello che è accaduto, senza stare lì a cercare alibi o quant'altro su episodi, assenze e quant'altro. La volontà deve essere quella adesso di sistemarci, vedere un po' l'entità dei giocatori che hanno le problematiche e affrontare una partita non semplice come quella della trasferta di Napoli.